Esercizio del tabellone, probabilmente uno dei più conosciuti e popolari della riabilitazione neurocognitiva, anche per la sua versatilità e la sua capacità di coinvolgere tutte le parti del corpo, tutte le parti dell'arto superiore che partecipano alla funzione di presa e manipolazione. All'interno di questa funzione abbiamo l'opportunità di affrontare tutte le tappe della presa, come il raggiungimento all'oggetto, l'approccio, la manipolazione. Pertanto questo è un esercizio da scegliere sempre. L'attrezzatura. Il piano inclinabile per il recupero della presa, forse tra tutti i sussidi che abbiamo utilizzato nella videoguida, è quello un po' più articolato da realizzare, ma non impossibile. Si tratta di un piano sul quale possiamo applicare diverse sagome in rilievo che poi il paziente dovrà riconoscere, che ci può dare la possibilità di essere inclinato a diversi gradi. Questo per coinvolgere l'arto superiore in maniera diversa a seconda dell'inclinazione del piano. Le sagome hanno uno spessore di circa 3-4 mm e si adattano bene allo scorrimento del dito del polpastrello sul suo bordo. In gergo lo chiamiamo esercizio del tabellone. In realtà il tabellone è l'oggetto, l'esercizio lo costruiamo noi attraverso le nostre domande o il problema che proponiamo al paziente. Ad esempio, la scelta della figura sarà relativa alla tipologia di processi cognitivi che vogliamo attivare nel nostro paziente. Quindi a seconda della gravità o a seconda dei problemi percettivi del paziente sceglieremo o le figure geometriche o queste lettere con distanza diversa tra i vertici o queste figure astratte con diverse asperità e curve. Posizionamento e presa. Potrebbe non essere estremamente semplice eseguire questo esercizio a causa di una probabile rigidità della mano, quindi presenza di ipertono. Per la presa di questo esercizio ci muoveremo in questo modo. Sosterremo il polso del paziente in modo tale da orientare le dita verso il basso in una posizione che definiamo facilitante. A questo punto, con la nostra mano sinistra, andremo a prendere e sostenere l'indice, quindi il polpastrello dell'indice. Dopodiché andremo a chiudere le altre dita sul palmo per poi sostenere il pollice sotto. La nostra mano che si è liberata adesso andrà sotto il gomito e potremo condurre il dito del nostro paziente a contatto del bordo della sagoma. Ora, una cosa a cui bisogna prestare attenzione è la posizione dell'indice, che non deve essere troppo interna, tanto da poter far agganciare il dito del nostro paziente sul nostro. Quindi il nostro dito dovrà essere più a ridosso possibile del polpastrello, in modo tale che non avvenga questo fenomeno di agganciamento. Una volta che sosteniamo il gomito del paziente, allora possiamo condurre la mano a contatto con la sagoma. Quando abbiamo ultimato il riconoscimento, riprendiamo il polso in questo modo e poi possiamo completare sulla coscia. Primo livello di calibrazione. Inizialmente proporremo al nostro paziente il riconoscimento di due forme semplici e molto diverse tra di loro, come il cerchio ed il triangolo. Mettiamola bene dal nostro paziente. Allora, ricordati tra cerchio e triangolo. Posizioniamo le figure sul tavolino per poi sceglierne una.
Allora, qual era? Triangolo, il triangolo, molto bene. Io adesso ho tolto la benda per far rivedere le figure al mio paziente. Questo dipende un po' dalla situazione che ci troviamo ad affrontare. Se il paziente è in grado di poter dire il nome senza dover necessariamente aprire gli occhi o addirittura indicare, andiamo rapidamente con nuovi riconoscimenti. Facciamone ancora un altro. La distanza del tabellone rispetto al corpo dipende anche dalla situazione che ci troviamo nei confronti del tono del braccio. Se infatti abbiamo difficoltà a distendere il braccio per un forte ipertono al gomito, allora avvicineremo il tabellone al corpo. E stop. Che mi dici? Triangolo, ancora il triangolo, molto bene. Secondo livello di calibrazione, semplicemente aggiungeremo una figura al nostro set di lavoro e in questo caso sarà il quadrato. Abbiamo una figura in più, Fate attenzione che quando muovete il braccio non ci sia anche un compenso da parte del tronco. Il braccio deve essere indipendente dalla schiena. Ci sono casi in cui il paziente abbia difficoltà a sentire il contatto. In questo caso allora possiamo anche aiutarlo noi, dicendo io, contatto. Stai un pochino più dritto con la testa e via. E stop. Ogni volta torniamo sulla coscia. Che figura era? Quadrato. No. Il quadrato te lo faccio sentire, sarebbe stato questo. A fronte di un errore facciamo sentire quello che il nostro paziente ci ha detto. Cerca di cogliere le differenze. Se incontriamo un po' di rigidità nel polso, dovremmo cercare di adattare il movimento alla situazione che incontriamo, sempre avendo cura che il contatto avvenga sull'apice del polpastrello, che è la parte più informativa della nostra mano. Questo è il quadrato. Hai trovato qualche differenza rispetto a prima? Sì. Che cos'era? Qualche elemento? Era il cerchio. Prima era il cerchio. E qui che cosa hai sentito di diverso? Lo spigolo. Uno spigolo. Benissimo. Terzo livello di calibrazione. Adesso aggiungeremo una richiesta di tipo spaziale all'esercizio, ovvero il paziente, oltre a dover riconoscere il tipo di sagoma, dovrà anche riconoscere su quale dei quadranti è stato posto. Allora, io te la posso mettere qui al centro, in basso, in alto, sinistra e destra.
Se ci sono difficoltà fate anche dei segni sui quadranti che volete utilizzare. Sempre le nostre figure. Mi raccomando a non effettuare dei rumori rivelatori, quindi molto silenzio, o addirittura possiamo fare anche dei rumori su delle posizioni in modo tale da non rendere il rumore importante. Attenzione alla schiena, lascia solo il braccio. E stop. Ti ricordi quello che volevamo sapere? Sì, era il cerchio a sinistra. Il cerchio a sinistra. Molto bene, bravo. Un altro dettaglio, cerchiamo di tenere le unghie del paziente curate in modo tale che quando vanno a contatto con il bordo non creino conflitto e possa percepire liberamente con il polpastrello. Quarto livello di calibrazione. Adesso cominciamo a proporre al nostro paziente delle figure che sono più specifiche per il problema dell'emiplegia sinistra. Infatti qui abbiamo 3T che differiscono tra di loro dalla distanza tra un vertice e l'altro. Infatti i problemi spaziali, di tipo spaziale del paziente emiplegico sinistro fanno riferimento più che altro alla difficoltà di percepire la distanza del movimento. Allora, prova un po' a dare un'occhiata e intanto a capire la differenza tra queste 3T. È evidente. Secondo te qual è la parte più importante che poi devi percepire quando avrai gli occhi chiusi? La lunghezza dell'apice. Per apice che cosa intendi? Lo indichi? Sì, anche questo qui è importante, però prova a guardare l'altezza del cappello della T. Va bene? Ok. Allora, per il momento richiediamo solo il riconoscimento della sagoma, senza affrontare l'aspetto delle posizioni. Quindi la metto al centro tranquillamente. E stop. Senti, non gli abbiamo dato un nome ancora, però vediamo un po' se riesci a farmi capire che ti hai sentito. Quella con il cappello più piccolo. Quella con il cappello più piccolo. Guarda, la faccio vedere così confermiamo. Molto bene, bravo. Quinto livello di calibrazione, come abbiamo fatto in precedenza con le figure geometriche, anche con le T chiederemo al nostro paziente di riconoscere non solo la sagoma, ma anche la posizione nei quadranti. Ne abbiamo sempre queste 5, centro, alto, basso. Eseguite il movimento molto lentamente. Contatto.
provare? Era la T media al centro. La T media al centro. Allora, io ti faccio sentire quello che mi hai chiesto, la T media al centro, perché non è proprio così quello che ti ho fatto sentire. Cerca di capire le differenze con questo che ti faccio sentire adesso. Questa è la T media al centro. Senti bene il movimento per raggiungerla. Questa è la T media al centro. Che differenza hai sentito rispetto a prima? Non era la T media, ma era la T grande. E rispetto alla posizione? E non era al centro. E dove era quella tua? A sinistra? A sinistra. Da che te ne sei accorto che era a sinistra allora prima? Che cosa è cambiato nel tuo braccio? Il movimento rispetto al corpo. Quindi si apriva di più. Quando andavamo a sinistra io ti facevo un movimento della spalla in apertura. Molto bravo. Sesto livello di calibrazione, logicamente andremo ad aggiungere le altre posizioni diagonali, quindi in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a destra e in basso a sinistra. Quindi cerca di sentire da subito, quando raggiungi la figura, che tipo di movimento stai eseguendo con il braccio. Questo. Era in alto a sinistra.